Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi un unboxing interessante perché andiamo a presentare una novità per il marchio italiano Slot It, ovvero parliamo della Datsun 5 e 10. In questo caso abbiamo la livrea della prima posizione della Lime Rock del 1972. Il pilota è il velocissimo Bob Sharp, una vettura che sono sicuro vi possa piacere perché può essere utilizzata in ambito pista ma non disdegna i tortuosi circuiti realistici. Insomma, una vettura a tuttofare che mette d'accordo i gusti di tutti i piloti. Partiamo quindi con questo nuovo unboxing e andiamo ad osservarla più da vicino. Molto bene ragazzi, partiamo come sempre dall'andare ad osservare la nostra confezione. Come al solito la scatola della Slot It è avvolta da questa confezione di cartone che adesso noi andiamo a sfilare per avere tra le nostre mani la vera e propria scatola, l'involucro di questa Datsun 510. Tolta la teca di plastica trasparente, osserviamo come sempre il termoformato in policarbonato che serve ed aiuta a proteggere la nostra vettura. Spostiamoci sul contenuto della confezione. Come sempre la vettura è ben salda alla sua basetta per evitare spiacevoli capottamenti della stessa durante il trasporto. Girando la vettura al contrario spicca come sempre il sacchetto dei sali che serve per andare a togliere l'umidità dalla confezione della nostra slot car, e poi la classica brugola M2 e 2 grani di riserva, oltre al pezzettino di plastica che va a supportare il chip per la digitalizzazione. Togliamo adesso la macchina dalla sua basetta e andiamo ad ammirarla più da vicino. Un aspetto da tipica vettura giapponese degli anni 70, bella sia nella forma che nella livrea riprodotta da Slot It. Una macchina poliedrica che ha saputo comportarsi bene e vincere sia nelle competizioni Trans-Am americane sia nelle gare realistiche australiane. Bello il colore bianco con finiture blu nelle fiancate laterali che le dona un aspetto aggressivo e corsaiolo. Particolari i fanali anteriori di colore blu, mentre abbondano i particolari di pregio come il paraurti anteriore e posteriore cromati, così come le cornici dei vetri. Molto ben realizzati i cerchi, dove a corredo troviamo delle gomme maxi con la scritta Goodyear che ben si integrano con la scocca della vettura. All'interno troviamo un classico motore Mabuki UK posizionato in line rispetto all'assale posteriore. Classici i cavi che portano corrente dalla pista al motore, sempre siliconici, morbidi e con il jack di giunzione utile sia per la manutenzione che per il montaggio del chip digitale. Pick-up collocato decisamente in posizione avanzata rispetto sia al telaio che alla sala anteriore, essendo di fatto il componente più in avanti di tutta la vettura. Abbiamo così visto nella visione 360 la livrea e la struttura di questa nuova ed interessante proposta di Slot It. Vi faccio vedere ancora più da vicino quello che è l'interno di questa vettura, stupendamente ripreso con il cruscotto e tutti gli indicatori, e poi il pilotino rifatto con le sembianze dell'epoca. Adesso andiamo ad aprire questa macchina, andiamo a separare la carrozzeria dal telaio mediante queste tre viti. Ne abbiamo una nella parte posteriore e due nella parte anteriore del nostro veicolo. Come sempre le viti che vanno a tenere insieme le due componenti principali della nostra vettura sono di tipo imperdibili con passo metrico, quindi danno la possibilità di svitarle leggermente per permettere il basculamento della vettura rispetto al suo telaio. Lasciamo per un attimo da parte il telaio e occupiamoci della carrozzeria. Una carrozzeria ben disegnata, ben strutturata, dal peso diciamo anche abbastanza contenuto. Girandola al contrario notiamo l'abitacolo decisamente molto scarno. È un abitacolo sviluppato verso il basso per cercare di andare a portare il più vicino possibile alla nostra pista le masse pesanti della vettura stessa, quindi abbassandone così il baricentro e aumentando la stabilità nel suo complesso. Una bella particolarità dell'abitacolo di questa carrozzeria della Datsun 510 è quello di poter togliere appunto la parte dell'abitacolo per poterlo sostituire eventualmente con uno in Lexan. Questa operazione è resa molto facile, molto semplice, perché come possiamo notare l'abitacolo non è incastrato all'interno della carrozzeria mediante i classici pioli che poi vanno scaldati con un saldatore a stagno ad esempio, ma è semplicemente vincolato da queste linguette. Quindi con l'utilizzo di un normalissimo cacciavite a taglio
possiamo andare a fare una leggera leva nella parte posteriore ad esempio e andare così a rimuovere in modo agevole il nostro abitacolo. Possiamo quindi poi andare ad inserire un eventuale abitacolo in Lexan e qualora volessimo poi andare a riporre la nostra vettura sullo scaffale in modo completamente originale, possiamo con estrema facilità andare a riposizionare il nostro abitacolo nella sua sede originale in questo modo e il gioco è fatto. Come vedete è molto semplice sostituire questo componente della nostra carrozzeria che sempre più spesso va infatti ad essere sostituito con l'abitacolo in Lexan. Abbiamo due punti di ancoraggio nella parte anteriore della nostra vettura e un punto di ancoraggio nella parte posteriore. Questo permette di andare a gestire in modo migliore e dinamico il basculamento perché con una sola vite nel posteriore la vettura è più libera nel suo movimento di basculamento. Non ci sono fronzoli, non abbiamo altri supporti se non proprio il singolo abitacolo. Questo permette di andare a diminuire drasticamente il peso complessivo di questa carrozzeria. Parliamo ora del telaio. Questo è un telaio più stretto rispetto a quelli a cui siamo abituati, è un telaio culla perché come possiamo notare si sviluppa con questa parte verso l'alto che va a racchiudere poi la nostra carrozzeria. In questo modo la carrozzeria va ad appoggiarsi quasi a rinchiudere il telaio al suo interno. È un telaio con uno sbalzo posteriore, mentre nella parte anteriore, come possiamo vedere, è decisamente ridotto all'osso. Infatti abbiamo il pick-up subito dietro l'assale anteriore e anche i due fori di aggancio del telaio alla nostra carrozzeria si trovano a ridosso delle ruote anteriori. Veniamo a quello che è il comparto motoristico. Abbiamo un motore posizionato in liner rispetto all'assale posteriore, è un Mabuki UK, lo avvolge una carta nera. Ricordiamo che sono le carte nuove che vanno ad avvolgere i motori di Galileo Engineering, quindi di Slot-It ma anche di Policar. In questo caso per farlo riconoscere abbiamo un involucro nero, ma comunque va detto che togliendo l'involucro abbiamo sempre, come per le altre vetture, stampigliato il nome del motore stesso in modo da non confondersi e durante le gare non andare ad utilizzare un motore diverso da quello previsto dal produttore. Come sempre Slot-It ci regala la meccanica di tipo professionale. Abbiamo infatti un assale in acciaio rettificato che scorre all'interno di due uniball posti sul banchino motore. È un banchino classico ad attacco a 4 punti che va a sorreggere il nostro motore Mabuki UK. Corona in materiale plastico ma con l'attacco al nostro assale posteriore in ottone. Questo ci consente di avere una maggiore longevità del componente stesso. Il pignone è il classico pignone in ottone a 9 denti. Per quanto riguarda i cerchi posteriori, Slot-It oramai ci ha abituato ai cerchi di alluminio, mentre all'avantreno sono presenti gli ormai classici cerchi in plastica. Questo sicuramente per andare a diminuire il peso complessivo della nostra vettura. Così come per l'assale posteriore, anche all'avantreno abbiamo un assale in acciaio rettificato che ci permette di avere un minor attrito sulle boccole anteriori. Il pick-up è un classico pick-up a vite a lama avanzata. Come possiamo vedere infatti va addirittura oltre quello che è la sagoma del telaio. È sicuramente la parte più pronunciata di tutta la vettura. Questo pick-up non è dotato di molla per cui non ha nessun tipo di basculamento. Ancora una volta abbiamo le classiche spazzole in rame che sono fissate sul nostro pick-up dove arrivano i due cavi motore a loro volta fissati mediante due grani. Il pick-up ha la possibilità di andare ad inserire i grani sia nella parte superiore dove arrivano in questo momento i due cavi ma anche in questi due fori che troviamo nella parte anteriore del pick-up stesso. I cavi di collegamento tra il pick-up e il motore sono i classici cavi siliconici di colore rosso con circa a metà della loro lunghezza il classico jack per andare a svincolare il pick-up o il motore in caso di manutenzione, ma che serve anche per andare ad agganciare il nostro chip digitale nel caso in cui volessimo andare a digitalizzare la nostra vettura. Come sempre è presente il magnete al neodimio. Se giriamo la vettura sottosopra possiamo andare a vedere nella parte posteriore tra il motore e l'assale che spunta il magnete in questa posizione. È possibile andarlo a rimuovere semplicemente facendo pressione
dal basso verso l'alto e poi andarlo a sfilare da sotto l'alberino motore. Girando ancora il telaio sottosopra andiamo a visionare i 4 punti di attacco del nostro banchino sul telaio. È un banchino con attacco a 4 punti. Qui abbiamo il magnete nella parte posteriore, ma vedete è possibile andarlo ad inserire anche nella parte anteriore. Questo altro foro invece serve per l'aggancio della vettura sulla sua basetta all'interno della confezione. Sono poi presenti 2 fori sotto l'assale anteriore che servono per andare ad inserire dei grani di supporto per la regolazione del nostro assale. Questi fori li troviamo anche nella parte superiore proprio per andare a decidere il basculamento verticale di questo componente. Svelata così la nostra vettura all'interno, andiamo ora a prenderne i pesi e le misure sia della carrozzeria che del nostro telaio. Ed eccoci come sempre pronti con la nostra bilancia di precisione a cui andiamo a sistemare al di sopra il nostro supporto. Andiamo a fare la tara e andiamo a pesare come prima cosa la nostra carrozzeria. 17,7 grammi, la riposizioniamo sul nostro supporto, 17,7 grammi, una carrozzeria decisamente leggera. Prendiamo ora il nostro telaio e andiamo a vederne il peso, 48,8 grammi, andiamo per la seconda pesata, 48,8 grammi. Ora andremo a rimontare la nostra vettura e andremo a farne il peso complessivo. Vettura rimontata, pronta per la bilancia. Andiamo a posizionarla al di sopra, 67,0 grammi. La rialziamo e la riposizioniamo sulla nostra bilancia, 67,0 grammi. Possiamo così dire un peso non troppo elevato per una vettura che è stata inserita all'interno del catalogo di Slot-It tra le vetture da DTM. Andiamo così ora con il nostro calibro a misurare la nostra vettura, partiamo dalla sua lunghezza totale e abbiamo 131 mm, 13,1 cm. Procediamo ora con la misurazione della parte posteriore di questa vettura, 55 mm, 5,5 cm. Nella parte anteriore la nostra vettura è leggermente più stretta, infatti va a misurare 53 mm, 5,3 cm. Misuriamone ancora il passo, ovvero dal centro dell'assale anteriore al centro dell'assale posteriore. La nostra misura è pari a 79 mm, 7,9 cm. Essendo questa una vettura poliedrica, quindi come abbiamo detto all'inizio, può soddisfare le esigenze di chi la vorrebbe utilizzare in pista, ma anche di quelli che vorrebbero utilizzarla su un circuito più tortuoso, magari in una pista da rally. Andiamo allora a provarla su entrambi i circuiti per scoprirne così tutte le sue caratteristiche e la sua volubilità. L'abbiamo provata prima sulle piste da rally con grande soddisfazione perché ci ha veramente molto divertito ed è stata una vettura in grado di riuscire ad interpretare la pista nel migliore dei modi. Adesso però è il momento di portarla su una vera pista da velocità, sulla 4 corsie dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, una pista in legno da oltre 40 metri di sviluppo, per conoscere le prestazioni di questa Datsun anche su un tracciato di pura velocità.
Ragazzi, finalmente una vettura decisamente versatile. Questa Datsun si è dimostrata divertente sui tracciati rally e decisamente veloce anche sulla pista a 4 corsie. Insomma, una vettura che mette d'accordo veramente tutti. Come sempre ho voluto provare la vettura appena uscita dalla sua confezione. Ho solamente tolto il magnete perché questo potrebbe andare a falsare i risultati del test, ma vi assicuro che per tutto il resto è originale. Una macchina che, nonostante il suo telaio leggermente alto, ha un assetto che le consente di non uscire fuori dallo slot. Decisamente molto guidabile sia nei tornanti stretti di un tracciato tipicamente realistico, ma anche nei curvoni ampi di una 4 corsie in legno. Le gomme originali hanno fatto il resto perché hanno già un buon grip e quindi ti permettono di tirar fuori la tua vettura dalla scatola e utilizzarla fin da subito. Le viti imperdibili mi hanno poi dato la possibilità di andare a dare un piccolo basculamento per quanto riguarda soprattutto i tracciati rally, in modo da farla aderire al meglio al tracciato. Questa potrebbe essere un'avventura da utilizzare anche a casa, su un circuito casalingo anche improvvisato, magari con qualche sale scendi. Sono sicuro che vi divertirete come mi sono divertito io. Se ve la consiglio, assolutamente sì, perché è una vettura, oltre che bella, anche molto piacevole da guidare. È infatti difficile trovare una vettura così versatile come questa Datsun di Slot It. Ragazzi, come sempre, se avete trovato i contenuti interessanti, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E a me non resta, come sempre, darvi appuntamento al prossimo video.